Oggi esploriamo una figura affascinante che ha attraversato la storia dell'arte, della letteratura e dello stile di vita. Il dandy, un uomo e un ideale che ha trasformato la propria esistenza in un'opera d'arte vivente. Il dandismo nasce in Inghilterra durante il periodo della Reggenza, tra il 1811 e il 1820, negli ultimi anni dell'era georgiana. Figura chiave di questo nuovo modo di vivere è George Brummel, meglio conosciuto come B. Brummel. Brummel non fu artista né filosofo, ma il suo amore per l'eleganza, coltivato fin dagli studi a Eton, lo portò a fare di se stesso un manifesto vivente della bellezza e dello stile. Abiti semplici ma impeccabili, gesti raffinati, ironia pungente e provocazioni sociali. Tutto contribuiva a costruire la sua immagine. Nonostante gli agi della giovinezza, Brummel morì a 62 anni, povero e malato, dopo essere caduto in disgrazia. E proprio qui tocchiamo un punto chiave del dandismo: vivere la propria vita come un'opera d'arte. Non un semplice amore per il lusso, ma una continua ricerca del bello applicata all'esistenza quotidiana fino a farne un ideale estetico e spirituale. Dopo l'Inghilterra, il dandismo approda in Francia durante la Restaurazione e sotto la monarchia di Luigi Filippo. Qui influenza uomini di lettere, artisti e intellettuali. Charles Baudelaire e Jules-Amédée Barbé d'Aurevilly ne diventano i principali teorici. Baudelaire scrive: «L'uomo finisce per assomigliare a ciò che vorrebbe essere. Questi individui non hanno altro obbligo che coltivare l'idea del bello nella loro persona». Alla fine dell'Ottocento il dandismo torna in Inghilterra più audace che mai, diventando lo stile di vita di Oscar Wilde, autore di Il ritratto di Dorian Gray e del pittore Aubrey Beardsley. Beardsley, vicino agli ambienti teatrali frequentati da Wilde, realizza splendide illustrazioni in bianco e nero influenzate dallo stile giapponese, come quella per Salomè. In Italia il dandy per eccellenza è Gabriele D'Annunzio, scrittore, poeta, politico e persino militare. Per D'Annunzio il dandismo è l'estetizzazione dell'eroismo, la ricerca di fasti, cerimonie e simboli sontuosi, spesso ispirati al cattolicesimo tradizionalista e alla cristianità bizantina. Anche qui la vita si fa spettacolo, liturgia e arte continua. Ma in fondo cos'è il dandismo? È rifiuto delle convenzioni, è vivere modellandosi secondo un ideale estetico, è sfida ai costumi correnti, talvolta anche nella sessualità, che per alcuni dandy divenne elemento di rottura e trasgressione. Il dandy non crea solo arte, diventa lui stesso arte. Un fenomeno di costume, figlio anche della società borghese dell'Ottocento che porta la bellezza a fondersi con la vita quotidiana. Il dandismo ci insegna che talvolta la più grande opera d'arte non è un dipinto o un romanzo, ma la vita stessa, una vita costruita, cesellata e offerta al mondo come un atto estetico. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!